Ti sei mai chiesto se è meglio pagare un affitto o comprare una casa e fare quindi il grande passo e comprarti una casa facendo un mutuo, aprendo un mutuo? Beh, questa è la domanda alla quale cercheremo di rispondere oggi, quindi cercheremo di capire se è meglio affittare o invece comprarsi la casa facendo un mutuo. Quindi state qui ragazzi perché è un tema che non ha una soluzione semplice, è un tema che richiede una discorsività, no? Cercare di spiegare perché conviene una soluzione o l'altra, non è assolutamente un tema divisivo, ma anzi cerca di spiegare nella maniera migliore da un punto di vista economico, ma anche personale, quale debba essere la scelta. Per arrivare a questa risposta faremo diversi passaggi, no? Cercheremo di analizzare la cosa come sempre in maniera organica, quindi cercheremo di capire perché è importante porsi questa domanda prima di fare qualsiasi passo, no? Prima di acquistare una casa o prima di andare in affitto. Chiedersi perché è importante, cercare di capire se conviene uno o l'altro da un punto di vista economico. E poi approfondiremo il tema cercando di capire qual è il contesto immobiliare nel quale ci muoviamo, perché senza avere dei dati, senza avere, come dire, dei numeri e delle analisi di quello che sta succedendo sugli affitti, sui costi dei mutui in questi anni, non possiamo in alcun modo fare delle assunzioni, no? E poi arriveremo nel cuore del video cercando di fare un confronto economico abbiamo preso una città italiana, Bologna, per cercare di capire a Bologna in un bilocale qual è il costo di un affitto e qual è il costo invece di un acquisto di un immobile in quella città, in modo di dare un parametro evidente e operativo di quali sono veramente i costi che una persona deve sostenere quando decide di andare a vivere da sola o in compagnia, ma in una nuova sostanzialmente casa, che si parla sempre di una prima casa. Ma non basta guardare, per rispondere a questa domanda, non basta guardare al lato economico. Quando vai a vivere all'interno di una nuova casa ci sono tanti elementi da andare a considerare, c'è la vicinanza magari ai parenti, c'è la vicinanza a dei servizi, c'è la volontà di avere determinati aspetti all'interno della casa, come magari un giardino, perché si ha la passione dell'orto, si ha la passione della campagna, non lo so. Quindi in qualche modo ci sono altri parametri da verificare, no? Anche magari la vicinanza al lavoro. Quindi quello che voglio dire è che ci sono tanti altri parametri che non sono economici da andare a considerare quando si fa questa scelta e quindi qui le andremo ad elencare, cercheremo di capire quali sono e perché è importante andarli a considerare. E una volta che abbiamo chiuso questo ciclo, alla fine del video, evidentemente cercheremo di dire cosa conviene, cioè se andare a fare la scelta di pagare tutti i mesi un'altra persona, scegliendo una casa nella quale ci disinteressiamo magari di alcuni aspetti, no? Dell'arredamento, se si rompe qualcosa via discorrendo, se invece vogliamo fare un investimento all'interno di un immobile scucendo di tasca nostra i soldi e quindi risponderemo a questa annosa domanda: è meglio l'affitto o il mutuo? Qui ragazzi sapete che siete su M per Mani, il canale che cerca di fare, di spiegare, no, la finanza personale, quella del risparmio, degli investimenti, della protezione del capitale e quindi tutti quegli aspetti collegati alla finanza personale. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, così ci supportate nel crescere e nel continuare a fare questo servizio. Ma torniamo subito alla prima domanda che ci serve per introdurre questo discorso. Perché è importante farsi la domanda meglio l'affitto o il mutuo? Beh, ha un senso incredibile perché l'acquisto di una casa è un acquisto, ma comunque la scelta anche di una casa cambia totalmente la propria vita. Indiscutibilmente il costo maggiore, l'attività maggiore che una persona fa durante la sua vita, no? Cioè è difficile fare delle spese come quelle di una casa, dove si arriva a spendere dai 150, 200, 300 mila euro in su. Quindi sono spese che in qualche modo richiedono il lavoro di anni, gli sforzi di anni per riuscire in qualche modo a
mettere a terra il proprio progetto. E se poi consideriamo anche le ristrutturazioni, consideriamo tutti i costi che si hanno mensilmente nella gestione di una casa, di un appartamento, diventa evidente come la scelta quando si va a vivere da soli, diciamo così, per dire che si cerca una nuova casa o si cerca una casa per una nuova coppia o la si vuole cambiare, in qualche modo diventa fondamentale capire se questa spesa ha un senso, perché è la spesa più grande che faremo nella nostra vita, a meno che abbiamo, come dire, un'attività lavorativa imprenditoriale che magari ci richiede degli investimenti più alti, ma normalmente nella vita di una famiglia, di una coppia, di una famiglia, l'acquisto o di una casa o la scelta di andare a vivere in affitto è la spesa maggiore che si tiene durante il mese, e quindi in qualche modo è l'aspetto che noi dobbiamo ponderare e considerare in maniera assolutamente più determinante, perché ci vincola per anni, perché implica appunto degli investimenti importanti, perché condiziona in qualche modo le scelte che noi faremo nel futuro, perché se noi spenderemo i soldi nell'acquisto di una casa, sicuramente avremo meno liquidità per andare a spendere, per investire in altre attività, magari in un progetto personale che abbiamo, magari in una macchina, magari in un viaggio o nell'educazione dei figli. Non lo so, ma questo è un po' il senso, quindi in qualche modo condiziona ciò che saremo in maniera futura. E poi perché abitualmente si pensa che il mutuo sia sempre la soluzione migliore per tutti quanti, perché un po' le persone figlie, come dire, le persone over 60, no? Le generazioni di una certa età in qualche modo hanno sempre spinto le persone e vedono nella casa in un bene rifugio, ecco, che probabilmente in qualche modo corrisponde a verità, ma in un altro caso, da un punto di vista economico, non è sempre vero che sia la soluzione migliore da adottare per una coppia, per una famiglia. Quindi in qualche modo bisogna rivedere, sfatare il mito che il mutuo e l'acquisto di una casa sia sempre la soluzione migliore per tutti quanti, perché non è così, perché il mutuo ti lega dei rischi finanziari, perché tu puoi avere degli imprevisti, ne possono aumentare i tassi, quindi molte persone con tassi variabili, durante l'aumento dei tassi di interesse si trovano veramente ad avere difficoltà a pagare il mutuo perché è cresciuto talmente tanto che hanno difficoltà a gestire le altre spese, perché il mercato è volatile, perché una volta che è una casa te la devi tenere e non è così facile fare una compravendita e venderla in una maniera immediata se hai bisogno di liquidità. Ci sono tante ragioni e quindi devono essere analizzate per cercare evidentemente di capire che non sempre conviene fare il mutuo. Quindi per queste due ragioni che ho detto in questo momento, quindi perché è una scelta più importante della propria vita e perché in qualche modo non è sempre vero che il mutuo è la soluzione migliore, dobbiamo cercare di capire, di passare al prossimo passaggio, al prossimo step, cioè cercare di capire qual è il contesto nel quale ci muoviamo in questi anni, no? Ci sono degli elementi che indubbiamente sembrano a nostro favore da adesso in avanti, cioè la diminuzione dei tassi dei mutui. Chiaramente la banca centrale, no, questi tassi prima di tutto non stanno più salendo negli ultimi anni, anzi stanno decrementando, quindi in qualche modo è più semplice e più facile prendere a prestito dei soldi, cioè quindi accendere dei mutui. Questo agevola le persone che in questo momento hanno bisogno di trovare una casa, perché la puoi acquistare a dei tassi di interesse più bassi, quindi paghi di meno per il mutuo, però comunque bisogna sempre considerare fare un'analisi, cioè non sono ancora totalmente bassi come 10-15 anni fa, quindi in qualche modo i primi anni, quando noi andiamo a pagare gli interessi maggiori ripagando il nostro mutuo, i tassi dobbiamo considerare che sono ancora sufficientemente alti, quindi è vero che si stanno abbassando, ma ci dà ancora da considerare che i tassi di interesse sono relativamente alti in questo periodo storico, no? Lo sono stati di più negli anni passati, ma sono tuttora abbastanza alti, anche se la prospettiva è quella che andranno a scendere. Ma comunque in questo momento non è ancora, come dire,
il momento topico migliore per dire che abbiamo dei tassi di interesse talmente bassi che un mutuo, almeno nei primi anni, sia così conveniente, perché andremo a pagare grande parte del nostro mutuo sulla parte dell'interesse, quindi non pagheremo tanto il nostro capitale che abbiamo chiesto, ma gli interessi. E poi perché è evidente in tutta Italia, ma non solamente, e lo sta diventando sempre di più, stanno diventando anche dei casi politici, perché se ne è discusso in maniera sempre più attenta, soprattutto nelle principali città italiane, come Firenze, Bologna, Roma, Milano, il costo, i prezzi delle case apparentemente non sono crollati negli ultimi anni come ci si aspettava, no? Con questi tassi di interesse alti, ma in molti casi hanno resistito, soprattutto nei centri urbani. E anche i costi dell'affitto in realtà sono esplosi in tantissime città. Le ragioni sono numerose, perché la domanda è molto più forte dell'offerta, questo è quello che si dice abitualmente quando si vedono i costi esorbitanti, per esempio del mercato immobiliare a Milano, dove si parlano veramente di costi al metro quadro dai 6-7 mila euro fino ai 10-11 mila, ma anche a salire, ma quella è un po' la media. Quindi evidentemente il mercato immobiliare da un punto di vista di costo al metro quadro ha resistito molto bene in questi anni e assolutamente non sembra che andrà a scendere nei prossimi, anzi, se ci sarà ancora più domanda è probabile che aumenterà ancora in maniera importante. Lo stesso succede per i costi degli affitti, perché il bed and breakfast, Airbnb hanno rivoluzionato totalmente il mercato immobiliare e in qualche modo hanno ridotto la disponibilità delle case in affitto. E quindi ci troviamo meno offerta perché molte sono date in qualche modo all'utilizzo non permanente ma saltuario, quindi quello del bed and breakfast di una giornata, 2 giornate, di una settimana, perché in molti casi conviene a chi l'affitta e quindi è difficile in grosse città andare a trovare anche degli alloggi da poter affittare, ma senza dimenticare che poi c'è sempre anche l'altro tema legato a questo non è il momento nel quale lo approfondiremo, ma è importante comunque sottolinearlo come evidentemente c'è anche il problema degli studenti fuori sede, che molto spesso in queste città hanno forte richiesta di immobili, ma fanno difficoltà a trovarli e quindi pagano 300, 400, 500, 600 euro a camera nelle grosse città per poter stare lì e studiare in città diverse da quelle di origine. Quindi in qualche modo c'è da dire che il mercato è abbastanza chiaro in questo momento, cioè non è detto che i prezzi delle case diminuiranno, anzi apparentemente tutt'altro. Nei centri più importanti urbani i costi sono veramente alti per l'acquisto al metro quadro e saliranno probabilmente ancora di più, i costi degli affitti sono molto alti e probabilmente aumenteranno ancora. Sicuramente la questione dei tassi dei mutui che può in qualche modo diminuire ha sicuramente in qualche modo è un punto di beneficio per le persone che devono prendere casa. E poi c'è un altro aspetto: l'inflazione negli ultimi anni è stata considerevole e quindi ha ucciso un po' il nostro potere di acquisto, no, delle persone italiane. Notizie continue lo dicono chiaramente che molte persone che lavorano sono sulla soglia di povertà nonostante lavorino, perché l'inflazione si è mangiata gran parte si mangia gran parte degli stipendi che ci sono, che non sono cresciuti, e quindi in qualche modo questa inflazione ci dà meno soldi per poter andare ad acquistare case o per poter affittare. Quindi diventa ancora più importante in un contesto immobiliare come questo cercare di capire qual è la scelta giusta. Quindi secondo me in qualche modo la politica entrerà sempre di più all'interno di questo discorso, perché dovrà cercare di calmierare in qualche modo il costo degli affitti, questo affitto in qualche modo molto spesso indiscriminato, no? Anche a costi molto esosi. Vedevo un servizio su Rai 3
qualche mese fa, nel quale si affittavano dei luoghi che non erano case, ma erano magari box a garage o posti in qualche modo di 8 metri quadri, 10 metri quadri, 12 metri quadri, con il bagno all'interno di un armadio, per intenderci, ha dei prezzi esorbitanti. Perché? Perché appunto la domanda è talmente forte e l'offerta è talmente bassa, in alcuni casi conviene affittare giornalmente piuttosto che fare quei contratti di 4 anni, e quindi tutto diventa più complesso. Quindi in questo contesto immobiliare non più semplice come quello di anni fa, anche dovuto al contesto economico nel quale ci troviamo, quindi una forte inflazione degli ultimi anni, ai tassi di interesse che stanno scendendo, sono degli aspetti da andare a considerare in questo momento, e quindi l'acquisto della casa diventa, o la scelta dell'affitto diventa notevolmente importante, ancora di più perché i costi per in qualche modo avere un tetto sopra la testa diventano sempre più importanti. Ma come vi avevo detto prima, secondo me bisogna fare un confronto economico, no? Cioè cercare di dare qualche numero per cercare di capire evidentemente quanto costa un mutuo, quanto costa un affitto. I numeri dell'affitto in questi anni sono nettamente variabili. È chiaro che da un anno all'altro possono nettamente cambiare, ma nelle zone centrali, nelle città dove chiaramente la maggior parte delle persone va a vivere perché i servizi ormai sono tutti lì, lo studio, l'università, in molte città come Torino, Bologna, Milano sono dei centri fortissimi per gli studenti, idem il lavoro ormai si concentra sempre di più nelle zone urbane, in qualche modo gli affitti stanno aumentando in maniera considerevole. Facendo degli esempi, a Milano si parla per un bilocale, ma parlo di zone semicentrali, non zone centrali, dai 1200 ai 1400 euro al mese. Capite bene che in molti casi sono lo stipendio stesso, perché gli stipendi italiani medi, dico medio, a Milano è di circa 2500 euro, e capite che se pagate già 1300 euro di affitto vi rimane pochissimo in tasca per poter vivere e pagare tutte le altre spese. A Roma siamo sui 1100-1300 euro, sempre in zona semicentrale. Bologna, Torino variano un po', ma siamo sulle 700-800 ai 1000 euro, e sulle città più piccole si può stare anche sotto gli 800 euro. Ma l'affitto, in parole povere, è diventato, rispetto al passato, io mi ricordo quando ero giovane, tanti anni fa, l'affitto probabilmente era una spesa nettamente inferiore rispetto ad avere ad accendere un mutuo o ad avere una casa. La cosa è nettamente cambiata negli ultimi decenni, ora veramente l'affitto ha dei costi molto esorbitanti. Se andiamo a vedere invece un esempio concreto dal punto di vista di un mutuo, prendiamo una casa da circa 200.000 euro per fare un esempio, con un mutuo dell'80%, quindi nel caso massimo che tu abbia bisogno della maggior parte dei soldi e quindi chiedi in prestito 160.000 euro in 30 anni, se la rata mensile a tasso fisso diciamo che va da un 3,5 a un 3,9, insomma è variabile e varierà ancora, ma per dare un esempio siamo sui 700-800 euro al mese, ecco, per dare un'idea. Quindi in qualche modo c'è una certa differenza, no? Apparentemente sembra che andando a selezionare un bilocale, no? Perché di questo parliamo, sui 200.000 euro, magari anche di un trilocale in certe città, magari ti puoi permettere con 200.000 euro anche un 90, 80-90 metri quadri, mentre magari a Milano sicuramente no, ma diciamo che il costo è nettamente inferiore, cioè tu hai la possibilità di pagare un mutuo e meno di un affitto. E quindi questo chiarisce anche un altro punto, cioè come molte persone ormai cercano
Perché gli affitti sono aumentati tanto così? Perché cercano un extra reddito rispetto a quello che hanno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le persone che a causa dell'inflazione sempre più forte, della stabilità degli stipendi nel territorio italiano, molte persone stanno cercando un extra reddito. Una delle attività più semplici, o meglio, più usuali, utilizzate dalla maggior parte delle persone italiane, è quella di comprare una casa e di metterla a rendita. E nel fare questo, chiaramente, se io ho una rata del mutuo di 700-800 euro, devo almeno tornare di quei costi lì, no? Perché magari in molti casi ho una seconda casa, non è la mia, quindi la metto a rendita. E quindi questo ha fatto lievitare in maniera importante anche il costo degli affitti, e in qualche modo, se vediamo i numeri, è evidente come andare a pagare 700-800 euro di mutuo, se la do in affitto quella casa, posso prendere, come dicevo, ben di più, perché per esempio a Roma con 1000, 1100 euro, 1300 euro, su quelle case lì le paghiamo di affitto, quindi in qualche modo c'è un extra reddito che ci arriva. Quindi, dati alla mano, è evidente come ci sia una differenza evidente tra il costo del mutuo, quindi è più basso, a casa equivalente rispetto all'affitto. Se vogliamo fare un esempio pratico, come dicevo prima, quello di Bologna, prendiamo un bilocale. Ragazzi, i prezzi possono variare, quindi in maniera importante, non solo in un determinato periodo storico, ma anche zona per zona. Noi ne abbiamo preso uno paradigmatico, diciamo così, no? Quindi ipotizziamo che un affitto di un bilocale costi a Bologna dai 900 ai 1000 euro, ok? Mentre l'acquisto di quel bilocale ci costa sui 180.000 euro, ok? Questi più o meno sono i dati, e dobbiamo anticipare circa il 20%, ok? Di questo 20%, quindi parliamo di 36.000 euro, tutto il resto lo andiamo a chiedere alla banca attraverso un mutuo, e ipotizzando i mutui attuali crediamo che una rata più che giusta, da un 3-5% di tassi a un 3,9, chiediamo sui 700 euro al mese, ok? Però è evidente come in un caso dell'acquisto dell'immobile paghiamo 700 euro a Bologna, nel caso di metterla in affitto o di andare in affitto magari andiamo a spendere anche quasi 950.000 euro, c'è un extra guadagno, e il mutuo apparentemente è vantaggioso. Però dobbiamo sempre considerare un aspetto, che c'è poi da pagare, ci sono da pagare degli extra per chi detiene quell'immobile, perché c'è la manutenzione, che è una cosa fondamentale, ragazzi, dipende dall'immobile che uno va a comprare, che va a mettere in affitto, ma come ben sapete la manutenzione è a carico di chi l'affitta, no? Cioè di chi la mette in affitto. Quindi quello è un costo che è in quelle 700 euro che dicevamo prima di mutuo, di probabile mutuo, costo mensile del mutuo per un bilocale a Bologna. Evidentemente non sono sufficienti, bisogna metterci poi la manutenzione, magari delle spese di arredamento, perché va cambiato qualcosa, magari si fa un'assicurazione sulla casa, insomma ci sono delle extra spese in qualche modo nella gestione della casa, no? È chiaro che per definire meglio e avere una visione più globale, ipotizziamo che di fare questa attività e quindi di detenere una casa o di stare in affitto per un tempo determinato, che abbia un senso, no? Un po' come facciamo con gli investimenti in borsa. Per valutare qualcosa non lo possiamo valutare all'interno di un periodo molto piccolo, dobbiamo cercare di considerarlo in un periodo un po' più esteso, che sia di 5-10 anni. Considerando i 10 anni e considerando quindi questi 900.000 euro che andiamo a spendere, è probabile che noi veramente
andiamo magari a versare 100.000 euro in mano, ma anche di più, 115.000 euro, perché in realtà poi appunto le mensilità sono 12, 110, 120.000 euro senza avere nulla in mano, cioè noi in qualche modo abbiamo speso per un affitto a Bologna in 10 anni, abbiamo speso 110-120.000 euro senza avere nulla indietro, cioè quell'appartamento non è nostro e finisce lì. Dall'altra parte abbiamo speso magari un po' di meno perché come abbiamo detto con 700, 750 euro, 800 euro riusciamo a pagare il mutuo, quindi abbiamo speso magari 90.000 euro, però abbiamo le spese extra che dobbiamo tenere in considerazione e dobbiamo anche considerare il fatto che abbiamo un esborso economico immediato nell'acquisto. Però vedendola così, oggettivamente se la casa viene vissuta per almeno 7-10 anni, evidentemente conviene, dati alla mano, andare ad acquistare una casa, perché appunto si spende più o meno la stessa cosa se consideriamo anche le extra spese ed evidentemente il fatto che dobbiamo mettere del capitale iniziale, quel 20% che ci manca che non ci dà la banca. È chiaro che in qualche modo è più vantaggioso ed è per questo, torno su questo argomento, che molto spesso le persone acquistano anche la casa e la mettono in affitto, no? E quindi in qualche modo alla fine degli 7-10 anni è vero che hanno speso quella cifra lì, ma l'appartamento è loro e hanno anche trovato dei soldi, cioè nel senso quello che hanno speso l'hanno quasi introitato tutto quanto e quindi hanno un capitale lì dopo 10 anni che è totalmente loro. Ecco, quindi quando si va a ragionare sull'aspetto meglio un affitto o meglio un appartamento proprio, bisogna considerare anche questo aspetto, cioè che cosa vogliamo noi da questo aspetto, da questa casa, perché se è una casa nella quale ci dobbiamo andare a vivere, è evidente che facciamo dei ragionamenti. Se è una casa che invece in qualche modo vogliamo comprare per dare qualcosa ai nostri figli nel futuro o perché vogliamo avere, non dico un extra reddito perché poi alla fine i costi, come vediamo, con le extra spese si vanno a pareggiare e tutto, ma conviene fare una considerazione, cioè andare a pensare di acquistare anche una casa per metterla in affitto e quindi in qualche modo ritornare dei soldi spesi attraverso il mutuo, perché se abbiamo un mutuo trentennale ma noi la mettiamo in affitto per quei 30 anni, ci paghiamo la casa senza in qualche modo aver tirato fuori una lira. Però torno a dire, cioè apparentemente così è evidente come il mutuo in qualche modo abbia un appeal più forte, perché? Perché costa di meno rispetto all'affitto, è vero che ci sono delle extra spese, però ci sono dei vantaggi, cioè quando tu vai in qualche modo ad affittare una casa, la tua preoccupazione è molto limitata, il tuo impegno, il tuo commitment è molto ridotto rispetto al proprietario di casa. Ancora di più se è una casa non in un condominio, ma in una casa separata, dove magari devi prenderti cura di tutto quanto. Quando vai in affitto lo sai bene, paghi l'affitto e ti dimentichi del resto, se c'è un problema, se si rompe qualcosa, parli con il proprietario, non paghi le tasse sulla casa se è una tua seconda casa, perché quella la devi considerare, cioè nel discorso che facevamo prima, e soprattutto non hai un capitale immobilizzato. Ecco, questo secondo me è un aspetto da tenere in considerazione, molto spesso dimenticato. Molti americani sono molto più predisposti all'affitto, anche americani che hanno molti soldi, all'affitto rispetto all'acquisto della casa, perché l'affitto appunto ti dà una libertà assoluta e ti dà la libertà di usare quei soldi in una maniera differente, cioè quei 150, 200, 300 mila euro che investi all'interno di una casa
poi devi considerare tutti gli extra che ci sono, quei soldi lì li puoi andare ad investire in una maniera diversa e ti rendono molti più soldi, in teoria. Il discorso che si fa è che quei soldi potrebbero essere in qualche modo investiti in un'attività imprenditoriale, in azioni o via discorrendo, e se voi pensate a 200.000 euro al 7-8% all'anno di rendimento sull'SP500, noi prendiamo sempre l'SP500 come benchmark, come indicatore, e negli ultimi 10-15 anni ha dato sempre il 7-8%, è stato un momento di grazia, è giusto dirlo, però capite bene come anche con l'interesse composto quanto vi trovate dopo 10-15 anni di quei 150-200 mila euro che avete tenuto in saccoccia investiti, al posto che andare in qualche modo a congelarli all'interno di un appartamento. Quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione. Noi stiamo cercando di tirare fuori appunto quali sono i pro e i contro, ma andando a fare un'analisi appunto di tutti gli elementi da considerare. E mai nessuno o pochi considerano che la casa evidentemente è un immobilizzatore di capitali, perché tu hai 200-250 mila euro li fermi con spese continue, dove in banca, se li vai a investire, non hai quelle spese lì, perché oggettivamente, a meno che tu fai minus o plusvalenze, quindi vendi, compri, ma se la lasci lì per lungo tempo, tu su quello paghi il costo magari del dossier titoli, di quello che è, ma non hai costi mensili del costo della casa, di manutenzioni straordinarie, quindi cioè, la casa ha dei costi molto forti che le azioni ad esempio non hanno. Quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione. Se apparentemente avere una casa propria in qualche modo apparentemente ti dice che tu non stai buttando via i soldi, ma nello stesso tempo questo elemento è da considerare, cioè tu non li stai facendo in qualche modo crescere in una maniera così importante come potrebbero essere altri investimenti. Poi è chiaro che in determinati momenti l'alloggio si valuta, si svaluta, però non sempre tu compri nel momento migliore. Cioè, io ad esempio ho comprato negli anni nei quali c'era il boom dei costi, e il mio appartamento attualmente costa nettamente meno, o comunque siamo lì rispetto a quando l'ho comprato 15 anni fa, quindi io da qua non ci ho guadagnato niente, ho solo avuto spese per 15 anni, quindi è evidente come in qualche modo chi ha la possibilità e la competenza di saper investire dei soldi potrebbe veramente valutare di andare a pagare un affitto e di far crescere i propri soldi in una maniera più libera. O alternativamente mettere in affitto, comprare un alloggio, metterlo in affitto, e quei soldi che riceve, al posto di, come dire, detenerli in una maniera semplice, li va a reinvestire in azioni, no? Quindi questo è un aspetto importante, perché molto spesso si vedono solamente i benefici di possedere una casa, ma non si vedono i lati negativi, no? Per le spese impreviste, i lavori imprevisti, qualcosa che si rompe continuamente, le tasse che ci sono, che sono importanti anche sull'acquisto della casa. Questo è un aspetto che io la prima volta che ho acquistato un appartamento non avevo proprio tenuto in considerazione: il costo del notaio, il costo dell'agenzia, sono dei costi molto molto forti, e che devono essere considerati. E poi non dimenticate che c'è un costo di ristrutturazione e di arredamento dell'appartamento, che in molti casi, soprattutto negli ultimi anni, stanno diventando enormi. Cioè, quindi questo cosa vuol dire? Che è vero che in qualche modo l'affitto mi costa un pochettino di più al mese, ma mi lascia libero, flessibile, senza il vincolo di avere delle spese impreviste, o delle spese comunque molto forti, che non sono quelle che io magari mi ero preventivato inizialmente. E ricordate, il mutuo, appunto, già solamente quando vai a ristrutturare una casa, è difficile che una casa ti costi meno di 40-50 mila euro, ormai anche piccolina, ristrutturarla. Se pensate che un bagno ormai meno di 7-10 mila euro è difficile poter ristrutturare anche un bagnetto, capite bene come i costi di ristrutturazione devono essere considerati all'interno del mutuo che noi andiamo a chiedere, perché poi sono soldi che dobbiamo avere.
e quindi una casa che ci costa magari 200 diventa che ci costa 300.000 euro, perché dobbiamo considerare la ristrutturazione e l'arredamento, e magari la tassa del mutuo aumenta in maniera considerevole rispetto a quello che avevamo pensato precedentemente, perché i calcoli che abbiamo fatto li avevamo fatti solamente sul costo della casa e non sui costi extra che abbiamo. Quindi in realtà se consideriamo anche tutti questi parametri, andiamo a vedere anche i lati positivi di un affitto, e vediamo i lati negativi di un appartamento, che in qualche modo tutti gli appartamenti, a meno che siano nuovi di pacca, devono avere una ristrutturazione a partire dal bagno almeno, o da rivedere la cucina o l'arredamento, perché la cucina deve essere messa, quindi in qualche modo si va anche a considerare un costo maggiore. Però indipendentemente dalla parte economica, che è preponderante, quindi deve essere considerata, no? Cioè, in maniera importante, quindi mettere a tavolino tutti i costi che noi abbiamo quando andiamo ad acquistare una casa e vederli prospettati nei 30 anni, quanto andremo a spendere probabilmente nei 30 anni. Pensate veramente alle spese anche della casa. Ci sono altri aspetti che devono essere considerati, e secondo me sono dei fattori assolutamente non economici. E una, banalmente la chiamerei la libertà, no? Quando uno è in affitto è totalmente libero. Cosa vuol dire? Vuol dire di poter cambiare idea, di poter cambiare vita. Se non ti piace il quartiere, molto spesso pensate, andate a vivere in un posto che pensavate fosse quello giusto e vi accorgete che non lo è, o soprattutto magari avete dei vicini che non sono dei vicini, come dire, coi quali, magari sono dei vicini con i quali avete dei contrasti. Può succedere soprattutto nei condomini, ragazzi, dove i condomini di 12, 14, 18 famiglie, è facile che ci siano dei contrasti, e quindi voi passate il resto della vita, o almeno 10-15 anni, all'interno di un contesto con dei disagi, mentre se siete in affitto vi potete muovere senza alcun problema. Ma soprattutto in un mondo in totale stravolgimento come quello degli ultimi 10 anni del mondo italiano, dove il mondo del lavoro sta cambiando in maniera importante, dove bisogna spostarsi dove c'è il lavoro, non c'è più la realtà di una volta di trovare vicino casa, ma molto spesso bisogna spostarsi di città addirittura. Diventa importante magari avere la libertà di potersi muovere, no? Se io ho un appartamento che ho comprato 200.000 euro, ci ho speso altri 100.000 euro per metterlo a posto e quindi vale 300.000 euro, ma lo devo vendere per andare a vivere da un'altra parte, nessuno me lo valuterà 300.000, ragazzi, me lo valuteranno nettamente di meno, e quindi in qualche modo io ci vado a perdere dei soldi dopo che io avevo fatto un acquisto, un'azione, no, che pensavo che fosse vantaggiosa rispetto all'affitto. E quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione, cioè non esiste più il lavoro sempre per sempre, o vicino a casa, o comunque quello che ci teniamo per tutta la vita. Ci sono ancora dei casi, ma molto spesso nel bene o nel male cambiano, e quindi tu, non avendo una casa di proprietà, hai l'opportunità in qualche modo di cambiare l'idea, di muoverti e di andare da un'altra parte. E questo è vero soprattutto per delle persone che cambiano lavoro o magari ruolo. Ci sono delle persone in determinate company, aziende abbastanza grandi, che da un giorno all'altro possono essere spostati in altre città o in altre nazioni. Quindi prima di tutto hai veramente da considerare la possibilità di qual è la tua vita, di che cos'è la tua vita e di cosa pensi che succederà negli anni a venire. Cioè, starò in questo lavoro, sono qui vicino perché ci sono i miei genitori, quindi devo stare vicino ai miei genitori perché sono anziani, ok, 5-10 anni, ma poi magari la situazione cambia e quindi mi compro casa proprio qua anche se non mi piace perché adesso sono vicino. Cioè, questi sono dei ragionamenti da fare. Quindi è chiaro che dei giovani, soprattutto le persone giovani, o le persone che lavorano da remoto o che cambiano spesso città per lavoro, o che hanno una relazione che non è ancora stabile, o che vogliono testare una città o un posto prima di andarci a vivere, secondo me l'affitto è una cosa interessante. Ripetiamo, cioè le persone che
tu vuoi testare prima di andare a comprare una casa da 200.000 euro, vediamo come si sta a Bologna in questo quartiere, valutiamo, perché poi magari non ho i servizi sufficienti, mi rendo conto che sono troppo distante dal lavoro perché le strade sono intasate e non pensavo, e quindi lo valuto, quindi valutiamo prima la zona magari o la città prima di andarci ad abitare. Abbiamo dei lavori che cambiano molto spesso, consideriamo il fatto di stare in affitto, e quindi ci sono delle considerazioni da fare. E poi c'è chiaramente lo stile di vita, questo è un altro aspetto da considerare, cioè come lo vogliamo questo stile di vita? Noi vogliamo vivere in centro, vogliamo vivere con tantissimi locali, vogliamo avere il giardino, vogliamo avere la movida, i ristoranti vicino. Ehm, Questi sono aspetti da considerare perché se noi abbiamo dei desideri, dei desiderata, no, importanti o determinati, non è detto che noi possiamo permetterci una determinata casa. Ci sono molte persone, soprattutto di una età giovane, che vogliono vivere all'interno dei quartieri più vicini al centro, che probabilmente sono quelli che costano di più e quindi difficilmente puoi comprare una casa lì. O magari, perché magari non tutti hanno dei capitali così grandi, perché vuoi stare vicino alla Movida, perché vuoi stare vicino all'università e ci vai con la metropolitana, con il bus, insomma per tante ragioni, e quindi bisogna capire anche il proprio stile di vita, no? Se invece ci sono delle famiglie che preferiscono, perché lavorano da remoto, stare in una zona limitrofa alle grandi città e quindi avere un giardinetto, avere un orto, via discorrendo, quello è un altro caso, cioè quello è un altro caso da magari valutare perché hai la possibilità di avere case più grandi, insomma tutto cambia in relazione ai tuoi ritmi, ai tuoi desideri, a che cosa aspiri, no? Quindi da un lato c'è la libertà, da considerare la libertà, cioè col mutuo non ce l'hai, ce l'hai in maniera molto ridotta, con l'affitto ce l'hai, la stabilità, scusate, lo stile di vita che uno ha, perché in alcuni casi lo stile di vita ci permette o non ci permette di fare determinate cose, perché se io ho uno stile di vita nel quale in qualche modo voglio spendere dei soldi in maniera differente senza preoccuparmi in questo momento, magari mi conviene veramente l'affitto, perché è vero che mi costa un po' di più, ma non mi preoccupo del resto, io so che mensilmente do quei soldi, ma tutto il resto non mi preoccupa, no? E poi, come dicevo, prima c'è anche un'idea da tenere in considerazione. Sto cercando invece stabilità. Cosa penso della stabilità? Perché? Perché chi sta in affitto può essere sfrattato, può in qualche modo appunto avere un aumento improvviso del proprio affitto che non si può più permettere. ehm, ehm, Oppure non può in qualche modo decidere che cosa fare all'interno di quell'appartamento. Io ho delle persone che conosco che desideravano, erano in affitto, desideravano fare delle migliorie, ma ci abitavano da lungo tempo all'interno di questi appartamenti, fare delle migliorie, ma lì deve intervenire il proprietario, e se il proprietario non vuole farle, tu vivi in un alloggio che magari ha delle restrizioni rispetto a quello che desideresti, o anche che saresti disposto ad integrare per cambiarlo. Quindi in qualche modo ci sono anche degli elementi da tenere in considerazione. Poi è chiaro che tu debba considerare anche gli elementi personali, come dicevo prima, no? Quindi cosa pensi del tuo stile di vita, la tua libertà, perché chiaramente se vuoi mettere su famiglia devi fare altre considerazioni. Ehm, e quindi questi secondo me sono gli aspetti fondamentali, no? Cioè una volta che tu hai considerato gli aspetti economici, ma tutti gli aspetti economici, non solamente quelli del mutuo, del costo del mutuo e del costo dell'affitto, ma come dicevo prima della ristrutturazione dell'agenzia, del fatto che ogni mese devi pagare, che magari c'è la tassa perché è la tua seconda casa o via discorrendo, una volta che hai considerato tutto, devi andare a considerare l'aspetto secondario, che non lo è, ma aspetto secondario perché viene dopo. Devi andare a considerare tutti gli aspetti collaterali del tuo desiderata, del tuo stile di vita e del controllo che tu hai sulla casa, perché se sei una persona che ama tanto il controllo, chiaramente se è casa tua puoi fare quello che vuoi, altrimenti no. Quindi in qualche modo ci sono degli elementi paralleli, definirei, da andare a considerare quando si va a fare questa scelta tra comprare una casa o affittarla. Ma quindi
esiste una risposta definitiva per cercare di capire cosa conviene fare davvero, se acquistare una casa o quando invece conviene affittarla? Beh, ragazzi, allora, secondo la mia opinione non esiste una soluzione tranchant, cioè non esiste la risposta da dire ok, conviene assolutamente fare questo, né da un punto di vista economico né da un punto di vista in qualche modo umano di percezione delle persone. Esiste una risposta perfetta per ogni persona, come dicevo prima, perché ogni persona ha una disponibilità economica che magari chi va in affitto non ha, e quindi non può neanche porsi la domanda vado in affitto e vado in acquisto una casa, perché non ha quei 40, 60, 80 mila euro da anticipare per il compromesso per acquistare la casa, perché non ce li ha e la banca non gli dà tutti i soldi e quindi non può comprarsi casa. Quindi esiste una risposta giusta per te, quindi devi andare a considerare il tuo patrimonio, considerare se l'immobilizzazione di quei soldi è una cosa positiva o negativa per te, considerare tutti i costi che ci saranno nei 10-15 anni, e poi capire anche le tue peculiarità di come vuoi vivere, di cosa vuoi fare, di come vorrai vivere. Ma indipendentemente da questo è vero che probabilmente se noi andiamo a considerare nei 7-10 anni conviene in qualche modo da un punto di vista economico il mutuo. Ma quello che io voglio dire è che non esiste una risposta finale anche per un'altra ragione. Perché? Perché le cose nella vita cambiano continuamente e quindi molto spesso noi facciamo delle assunzioni basate su dei punti, su degli elementi fondamentali di un determinato momento della nostra vita che possono completamente cambiare nel giro di qualche anno, perché c'è un divorzio, perché i figli si spostano e in qualche modo dobbiamo seguirli, perché i genitori hanno bisogno di una mano, ci dobbiamo avvicinare, per tantissime ragioni, e quindi in qualche modo quello che era valido oggi o era valido 10 anni fa non lo sarà fra 5-10 anni. La casa è una cosa che evidentemente deve essere considerata, ma non tutti, l'acquisto o l'affitto deve essere considerato, ma non tutto quello che crediamo in questo momento che ci aiuta a fare una selezione di cosa fare sarà valido fra 5 anni e quindi potrebbe essere diverso. Ma se vogliamo in qualche modo cercare di parametrizzare e di dare una risposta un po' più tranchant, no? E quindi cercare di determinare, di dare un consiglio su che cosa fare, potremmo banalmente dire così, cioè quando conviene comprare casa con il mutuo? Beh, prima di tutto secondo me se uno ha almeno il 20% del valore dell'immobile. Se ce l'hai allora puoi pensarci, questa è la parte fondamentale. Ma la parte fondamentale è se hai questi 20%, quindi su 200.000 euro se c'è almeno 40.000, se hai i soldi per l'agenzia, quindi quei 2 punti percentuali, 3 punti percentuali, quello che è in base alla città, il costo del notaio, tutti i costi accessori, i costi della ristrutturazione, i costi dell'arredamento e via discorrendo. Quindi se hai un patrimonio già molto importante all'interno del tuo portafoglio. Se la seconda idea è quella se rimani nello stesso posto per almeno 7-10 anni, perché altrimenti rivendere ti causa nettamente una perdita, perché magari sei fortunato nella rivalutazione, ma è difficile che nel giro di 2 o 3 anni cambi nettamente il prezzo da come l'hai comprata a come l'hai venduta, e ti devi assorbire dentro i costi dell'agenzia, del notaio, dello sbattimento della ristrutturazione, probabilmente del trasporto. Quindi diventa veramente una cosa assolutamente deleteria da un punto di vista economico ma anche umano. Quindi se sai che stai per tanto tempo almeno nella zona, e terzo parametro, se è un lavoro stabile o un reddito regolare, perché questo è un aspetto che non avevo ancora detto, cioè voi pensate, se voi dopodomani perdete il lavoro o comunque fate dei lavori saltuari o comunque ci sono dei problemi al lavoro, quindi c'è la cassa e quindi prendete meno soldi, in qualche modo se siete in un affitto in qualche modo ve la cavate, perché vi potete mettere d'accordo col proprietario per 2 o 3 mesi, perché in qualche modo se il proprietario non si vuole mettere d'accordo,
potete lasciare la casa e tornare, che ne so, dai genitori, trovare una soluzione, un'accommodation diversa, ma una soluzione la trovate. Se avete la casa e non riuscite a pagare il mutuo, non riuscite a pagare le spese di casa, negli anni diventa un problema. Quindi uno deve avere un reddito regolare. Nei primi anni di vita lavorativa, questo reddito garantito, tutto soprattutto con i contratti che si fanno adesso, non c'è, e quindi trovarsi a 30-32 anni dovendo pagare 700-800 euro al mese, avendo stipendi da 1300, 1500, 1700 euro diventa molto proibitivo, soprattutto negli anni basilari, soprattutto con dei lavori che possono cambiare e non essere, come dire, confermati, no? Quindi questo è il terzo parametro. Il quarto è un parametro personale, cioè se sei una persona in qualche modo che sa che ha una vita stabile, che più o meno ha il lavoro, sa che ha il lavoro lì e ce l'avrà probabilmente lì, che ha una famiglia che gli va bene, che è vicino a casa sua, che ha gli amici vicino a casa sua, che ha le proprie abitudini, insomma, che ha una certa stabilità, allora ha un senso, ok? E poi, soprattutto, se hai una gestione, in qualche modo, una tolleranza agli imprevisti, perché l'imprevisto della lavastoviglie, l'imprevisto della spesa di ristrutturazione straordinaria, cioè quindi in qualche modo a larghe vedute un mutuo conviene a chi cerca una certa stabilità, una visione di lungo periodo, ha una stabilità economica e probabilmente in qualche modo dà una stabilità maggiore, una soluzione maggiore, no? Più vicina alle necessità di quella persona. Quando conviene invece, secondo me, rimanere in affitto, quando chiaramente al converso non abbiamo una liquidità sufficiente per poter pagare il mutuo, o se abbiamo una scarsa possibilità di resistenza, come dicevo precedentemente, alle spese impreviste, quello è una cosa da tenere in considerazione, ma soprattutto se, come dicevo precedentemente, io so che non so per quanti anni potrò stare in una certa zona, perché il lavoro magari lo cambierò, perché le mie condizioni familiari si modificano, ma anche semplicemente perché alla fine le persone sono flessibili, no? Soprattutto i giovani stanno diventando molto più flessibili. Perché? Perché non ti piace la zona, perché vuoi fare una nuova esperienza dall'altra parte. È chiaro che in qualche modo ehm, l'affitto convenga, no? Quindi avere massima flessibilità. E poi ti permette in qualche modo di comprare in zone dove tu non potresti comprare magari, cioè ci sono delle zone a Milano che magari con l'affitto ti puoi ancora permettere, ma non puoi spendere 1 milione di euro per comprarti quell'appartamento sull'unghia, perché magari non hai le 200.000 euro, 300.000 euro di anticipo più tutto il resto. Quindi in qualche modo ci sono tanti parametri, cioè non si può rispondere cosa conviene in maniera dicotomica, cioè conviene affittare o conviene fare un mutuo. Bisogna fare un'analisi bilanciata di tutti questi parametri, personali e non personali, e quindi in qualche modo poi fare una valutazione personalizzata, no? Cosa conviene fare a me, una cosa o l'altra, quindi scrivendosi su carta appunto tutti questi parametri. Poi è chiaro che io quello che mi sento di dire è che uno deve rispondere banalmente a 3 domande fondamentali. Una, quando fa una scelta: ho i soldi e quanti soldi mi servono? E quindi questo è un parametro da andare a considerare in maniera determinante, l'ho già ripetuto, ma lo ribadisco perché ragazzi, comprare una casa costa tantissimo e uno non lo valuta mai, cioè i costi di strutturazione sono cari, veramente molto complessi, l'arredamento pure, anche se ormai va in stile Ikea, l'arredamento costa caro. Due, se hai l'idea di cosa vuoi fare nei prossimi 5-10 anni, se in un momento di forte cambiamento, fai occhio, ecco. E tre, ho voglia di prendermi cura di qualcosa? Una casa, non ti dico che è come il figlio, non è così, ma devi prendertene cura. Ci sono continui lavori da fare di manutenzione, ma settimanali, c'è continuamente
discussioni da fare con i vicini, con le cose da portare avanti, con le spese straordinarie e via discorrendo, hai il mutuo più tutti gli altri costi, insomma devi prenderti cura di una cosa. Quindi in qualche modo, prima di fare una scelta conviene fare un mutuo o andare in affitto, bisogna veramente sedersi a tavolino e parametrizzare tutte queste considerazioni e poi metterle insieme e cercare di capire cosa conviene fare a noi. Ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale nuovamente, vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando scrivete nei commenti cosa ne pensate, se avete delle idee diverse, se ho dimenticato di considerare alcuni parametri che secondo voi sono fondamentali, cosa ne pensate? Cerchiamo di collaborare, vi ringrazio per l'attenzione, ciao ragazzi.